Taste by Love, episodio 2. Oggi vi porto in Brasil e parliamo dei sordi, perché va bene la passione, l'amore, tutto quanto, ma i sordi, quanto sono importanti i sordi. E non so voi, ma io quando vado in un paese che non usa l'euro tendo sempre a portarmi come souvenir una banconota di poco valore per avere un ricordo. Per esempio questo è Gandhi dall'India, questi sono i soldi di Russia, questo è Gengis Khan dalla Mongolia, questo è il sultano dell'Oman, questo è Mao dalla Cina, eccetera eccetera. Poi c'è questo qua della Namibia, insomma ce ne sono tanti, ma come vedete sono tenuti un po' così, alla belle meglio, tenuti in un cassetto, non è che ci dia neanche tutta questa importanza, ma questa banconota l'ho dovuta incorniciare. E voi direte, che cosa hanno di speciale questi 50 reais brasiliani per essere incorniciati? La storia è la seguente: mi trovavo in Brasile, ero a San Paolo con degli amici per lavoro e ogni giorno dovevamo fare avanti e indietro dall'albergo a uno studio con un taxi. E ovviamente, come tutti sapete, i tassisti quando vedono un turista tendono a fregarlo, per cui ogni giorno i tassisti facevano una strada diversa. C'era chi faceva 2 giri, 3 giri, 4 giri, ogni volta ci sembrava di essere in un'altra città praticamente. E siccome poi a fine settimana dovevamo andare in aeroporto, abbiamo iniziato a chiedere dei preventivi ai vari tassisti per capire chi fosse il più onesto. E tutti quanti sparavano 150 reais, 200, 120, eccetera eccetera, finché un giorno incontriamo un tassista che risponde con naturalezza: dall'aeroporto 70 reais. Ci guardiamo stupiti, è meno della metà di quello che chiedevano tutti gli altri. Fermati subito e dammi il numero di telefono che domani ti chiamo e andiamo in aeroporto. Tutti contenti per aver risparmiato questa enorme somma, usciamo dal taxi. Quando il taxi parte mi accorgo che mi erano caduti di tasca 50 reais. E ovviamente mi sono detto: madonna, sono un cretino, sei un deficiente, hai appena risparmiati e li hai persi perché ti sono caduti di tasca. Però dico, vabbè, pazienza, 50 reais sono 18 euro, non è che sia tutta sta perdita. Il giorno dopo, quando sono in taxi con Ademir, il nome di questo tassista, inizio a dirgli: guarda che dopo ti chiameranno altri colleghi perché ho dato il tuo numero a tutti quanti visto che tu hai la tariffa più onesta. Lui mi guarda contento: grazie, sei gentilissimo, mi fa molto piacere. E poi gli chiedo: ma non è che per caso tu ieri sera hai trovato 50 reais nel sedile di dietro? Lui ci pensa un attimo e fa: no, non ho guardato neanche sinceramente. Faccio: va bene, ok, non importa, tanto poca roba. Arriviamo in aeroporto. Ci salutiamo facilmente per sempre. Quando mai lo becchi un tassista di San Paolo, una delle metropoli più grandi al mondo? Così prendo il mio aereo, torno in Italia, ma quando arrivo in Italia ricevo una chiamata dal mio amico Lorenzo. Lorenzo era uno dei ragazzi che era giù con me per lavoro e che avrebbe preso l'aereo più tardi, quindi avrebbe preso il taxi dopo di me. In sostanza, quando ha preso il taxi, Ademir gli fa: senti, ma tu sei amico di Stefano? Faccio: sì, sono un suo amico. Lo vedi? Lo vedi spesso? Sì, ci incontriamo ogni tanto. Allora senti, questi soldi qua sono suoi, li ha persi ieri nel mio taxi. Immaginatevi la faccia che io ho fatto quando mi è arrivato Lorenzo e ha aperto il portafoglio e ha tirato fuori 50 reais che io onestamente non avrei mai più utilizzato in vita mia. E allora sono rimasto un attimino basito, più che altro per l'onestà di questo tassista che, voglio dire, una banconota persa da un turista è una corsa in più che ti sei fatto, e non è che un tassista guadagni tutte queste cifre, lo sappiamo bene. Però comunque lui ha sentito il dovere di darla al mio amico perché la riportasse a me, perché quella era mia, non era sua. A questo punto, siccome io avevo il numero di telefono di Ademir, ho provato a scrivergli per ringraziarli, dirgli: dammi il tuo indirizzo perché gli volevo mandare un regalo per ringraziarlo. Ma non mi ha mai risposto, non so neanche se onestamente quel messaggio l'abbia mai letto. E così ho deciso di incorniciare questa banconota e di farne un piccolo quadretto per casa mia. I motivi sono due. Tanto per cominciare, questo per me rimarrà sempre un piccolo monumento all'onestà, cioè qualcosa che mi serve a ricordarmi quanto sia importante fare la cosa giusta, sempre, in qualunque circostanza, anche se apparentemente, uno, non ha tutta questa importanza, e secondo, apparentemente ci perdi qualcosa. In realtà poi ho avuto un sacco di esperienze nella mia vita che mi hanno dimostrato che se fai la cosa giusta, anche se sembra che ci perdi, poi ci guadagni tantissimo. Non starei a farvi tutti gli esempi. E il secondo motivo per cui l'ho incorniciata, oltre al discorso dell'onestà, è che questa banconota mi ricorda che nella vita puoi prendere lezioni da chiunque, anche da uno delle migliaia di tassisti della metropoli più caotica al mondo. Ecco, questa storia a me piace sempre raccontarla perché mi piace l'idea che possa trasmettere il concetto che è importante fare la cosa giusta, è importante essere onesti, è importante non guardare solamente ai propri interessi, alle proprie immediate necessità, ma anche a qualcosa di un pochettino più lontano, perché alla fine della fiera tutto quello che metti in circolo nella vita ti torna indietro, uguale e contrario, come la legge di Archimede. Ed è per questo motivo che questi qua sono 20 yuan come tutti gli altri, questi sono 500 tugruk come tutti gli altri, ma questi non sono 50 reais, questi per me saranno sempre i 50 reais.